Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa giacchina in previsione dell'autunno. È una giacchina che con la lavorazione top down che ho voluto impreziosire con questi aumenti un po' particolari. Ho lavorato lo sprone e le maniche interamente a punto alto, dopodiché ho realizzato la parte sottostante della giacca con questo punto particolare, nel quale vi metterò il diagramma nella scheda community del canale. Per quel che riguarda il consumo del filato, ho realizzato una taglia ML ed ho usato circa 420 grammi di filato, considerando che ho usato gomitoli da 50 grammi l'uno, ho utilizzato poco più di 8 gomitoli. Per quel che riguarda l'adeguamento della taglia lo spiegherò durante il video. Un'ultima cosa, i tre bottoni li ho aggiunti in corsa. Nella descrizione del materiale non troverete i tre bottoni perché ho deciso solo alla fine di mettere i bottoncini. Vi lascio appunto all'occorrente e alla spiegazione del progetto stesso. Per questo progetto andrò ad usare la lana preziosa della Tre Sfere, che è una microfibra, che andrò a lavorare con un uncinetto numero 4, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana e un paio di forbici. Innanzitutto vi mostro come andremo a lavorare. Iniziamo il nostro progetto montando tante catenelle quante sono sufficienti per il nostro girocollo. Io con questo filato, questo uncinetto e la mia mano, per arrivare a 50 cm ho montato 86 catenelle che sono andata a dividere in questa maniera. Realizzando una giacca a sprone rettangolare, innanzitutto ho tolto i 4 punti dell'aumento. Quindi 86 meno 4 fa 82. Dopodiché sono andata a dividere gli 82 punti per 6, che mi dà un 13,6 più 7 qualcosa, che ho deciso di distribuire in questa maniera. Quindi ho arrotondato a 14 sia le maniche che le due metà davanti. Quindi ho metà davanti 14, una manica 14, dopodiché ho tenuto una sezione di 26 catenelle, tra un aumento e l'altro ovviamente i punti dell'aumento non li contiamo, per il dietro. Ho preferito lasciare un filino più grande il davanti perché comunque le donne hanno il seno e 2 punti in più in ogni caso per una giacca fanno sempre un pochino più comodo. Una volta montate le catenelle ed ho decisa la divisione delle stesse, ho lavorato in questa maniera. Siccome farò degli aumenti un po' particolari, i 14 punti iniziali li ho divisi con 12 punti alti, dopodiché gli ultimi 2 punti li ho sostituiti da 2 catenelle, quindi ho saltato le 2 catenelle di base e ho fatto l'aumento. Per la manica ho saltato le 2 catenelle di base perché ne ho realizzate 2 in sostituzione dei punti alti, ho lavorato 10 punti alti, dopodiché ho fatto ancora le 2 catenelle, ne ho saltate 2 di base perché appunto i punti alti vengono sostituiti dalle catenelle e ho fatto l'aumento e via via sono andata a completare il primo giro in questa maniera. Però adesso vi mostro come ho fatto, che sicuramente è più facile da vedere che non da spiegare. Quindi vado a prendere il mio filo e vado a montare le mie 86 catenelle. Parto col nodino iniziale. Ci vediamo quando sono arrivata a 86. Terminate le mie 86 catenelle, ne faccio una per tornare indietro, una in più quindi, entro nella catenella numero 2 con un punto basso, dopodiché entro nella costina di sinistra del punto basso che ho appena fatto, faccio un altro punto basso. Questo andrà in sostituzione del nostro primo punto alto. Dopodiché abbiamo detto che avremo bisogno di 12 punti alti in tutto per questa metà davanti. Io non uso marcapunti perché i punti non sono tantissimi, quindi li conto, ma se voi siete più comodi potete contare le catenelle e mettere i marcapunti dove avete deciso di mettere l'aumento. Quindi detto questo, io ho già fatto il mio punto numero 1, vado avanti e ne faccio altri 11. Quindi per ogni catenella che abbiamo lavoro un punto alto per un totale di 12 compreso il punto iniziale.
Eseguiti i miei 12 punti alti, vado a fare 2 catenelle, ne salto 2 di base, entro in quella successiva che è la 15ª, quella dell'aumento, e faccio l'aumento in questa maniera. Faccio un punto alto chiuso a metà, rientro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto chiuso a metà. Dopodiché prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. 2 catenelle di separazione, rientro e rifaccio la stessa operazione. Quindi 2 punti alti chiusi a metà che poi vado a chiudere insieme. E abbiamo fatto il primo tratto, quindi abbiamo fatto la metà davanti e abbiamo fatto l'aumento. Dopodiché faccio 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella numero 3 e vado a fare la manica, quindi dovrò lavorare in tutto 10 punti alti, perciò un punto alto l'ho già fatto, ne vado a fare altri 9. Ovviamente ogni punto alto che eseguiamo lo dobbiamo eseguire su una catenella. Fatti i miei 10 punti alti, aggiungo 2 catenelle. Quindi le prime 2 catenelle sono 2 punti alti, sostituiscono i primi 2 punti alti, più 10 diventano 12, più 2 catenelle che ho fatto adesso e vado a saltare le 2 di base diventano 14. Nel 15° vado a fare l'aumento così come vi ho fatto vedere prima, quindi 2 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle e rientro nella stessa catenella, faccio 2 punti alti chiusi insieme. Ora è la volta del dietro. Vado a fare 2 catenelle, ne salto 2 di base, attenzione a aprire bene la catenella dopo l'aumento che tende a restare sempre più piccola e magari a nascondersi, e se si salta cambia proprio l'assetto del collo. Quindi fatti questi 2 punti alti, ne salto 2 di base, 1 e 2, entro nella terza e faccio un punto alto. Una volta fatto il primo punto alto andiamo avanti fino a realizzarne 22. Ovviamente un punto alto per ogni catenella utile. Ci vediamo quando ne ho fatti 22. Una volta fatti 22 punti alti aggiungo 2 catenelle, ne salto 2 di base, entro in quella successiva e vado a fare il mio aumento formato dai 2 gruppi di punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle. Quindi ricapitoliamo: 2 sono le catenelle che sostituiscono i punti alti, 22 sono i punti alti e siamo a 24, e 2 sono le altre catenelle che sostituiscono gli ultimi punti alti e diventano 26, e noi per il dietro avevamo calcolato 26 punti alti. Ora tocca la manica la faremo come la precedente, quindi 2 catenelle, ne salto 2 di base e lavoro 10 punti alti in tutto. Dopodiché faremo altre 2 catenelle e l'aumento. Fatti 10 punti, aggiungo le mie 2 catenelle, ne salto 2 di base, entro nella numero 3 e faccio il mio aumento. Dopodiché andremo a fare l'altra metà del davanti, quindi 2 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, vado a lavorare gli ultimi punti che, se abbiamo fatto bene i conti, dovranno essere 12.
e sono arrivata alla fine del mio primo giro e abbiamo ottenuto il nostro giro collo. Adesso non dovremo fare altro che andare avanti a lavorare seguendo questa impostazione, quindi ho girato il mio lavoro, entro con un punto basso nel primo punto utile, dopodiché gli faccio un altro punto basso sopra e vado a lavorare punto su punto. Ogni punto alto che trovo lavoro un punto alto. Arrivata all'ultimo punto alto, qui ho le 2 catenelle, entro e lavoro 2 punti alti. Dopodiché faccio le 2 catenelle di separazione, entro nell'aumento e faccio l'aumento. Due catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle del giro sottostante, faccio 2 punti alti, dopodiché lavoro punto su punto tutti i punti alti che trovo. Lavorato l'ultimo punto alto, di nuovo le 2 catenelle, entro nell'archetto e lavoro 2 punti alti. 2 catenelle di separazione, entro nell'aumento e lavoro l'aumento. Quindi 2 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle e altri 2 punti alti chiusi insieme. 2 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle, lavoro 2 punti alti. Dopodiché lavoro punto su punto e vado a ripetere questa operazione. Qui lavoro tutti i punti alti, punto su punto, e qui ci sono le catenelle, faccio 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, l'aumento, 2 catenelle di separazione, entro qui e lavoro punti alti fino all'aumento, dopodiché riprendo e vado a finire il giro. E ho finito anche il giro numero 2, non dovremo fare altro che lavorare in questo modo finché arriviamo all'altezza del nostro scalfo manica. Quindi, riepilogando, lavoreremo un punto alto per ogni punto alto utile. Dove ci sono le 2 catenelle faremo 2 punti alti, dopodiché aggiungeremo 2 catenelle di separazione, nell'aumento faremo l'aumento, ripeteremo le 2 catenelle di separazione e ricominciamo. Dove ci sono le 2 catenelle, 2 punti alti, dove ci sono i punti alti e via via, finché non raggiungeremo, come dicevo prima, lo scalfo manica della misura che ci serve. Ho terminato il mio sprone che ho già ripiegato in 2 e ho lavorato in tutto 15 giri in totale per uno scalfo manica di 19 centimetri e una semicirconferenza, adesso ve lo dico subito, di 48 centimetri. E io mi fermo qui. Voi invece, se siete più minute, vi fermate prima. Se invece avete bisogno di una semicirconferenza più ampia, andate avanti a lavorare lo sprone finché arrivate alla vostra semicirconferenza. Dopodiché lo chiuderete come se fosse lo sprone normalissimo. Quando avrete finito di lavorarlo, prima di andare ad iniziare le maniche, non farete altro che cucire il pezzettino. Praticamente, se siete andati avanti e vi risulta uno scalfo manica di 26, però voi avete bisogno di 20, non farete altro che cucire i 6 centimetri. Resta tutto nel sottomanica, non si vedrà niente, non avrete maniche enormi e neanche assurdi calcoli da fare. Io credo che questo, per il mio punto di vista, sia il sistema migliore per un top down, per chi ha una taglia un po' più importante. Detto questo, ora riparto con il mio giro e andrò a chiudere lo sprone. Quindi faccio punto basso su punto basso, vado a lavorare i miei punti alti
fino a che sono arrivata all'aumento. Ci vediamo quando sono in prossimità dell'aumento. Ho lavorato gli ultimi 2 punti alti, quelli delle catenelle, dopodiché entro nei 2 punti alti chiusi insieme, faccio un punto alto. Qui ho le catenelle e potete decidere come chiudere in base a quello che vi serve, no? Potete fare un punto alto, prendere l'altro angolo, entrare, fare un punto alto, e qui avete guadagnato un paio di centimetri buoni se vi servono, oppure potete fare in questa maniera un punto alto chiuso a metà in un angolo, un punto alto chiuso a metà nell'altro angolo, dopodiché li chiudete tutti insieme. Avete comunque recuperato qualcosa, ma un pochino meno. Oppure, se siete invece giusti, che non vi interessa aumentare niente, non farete altro che sovrapporre un angolo sull'altro, entrare nelle 2 catenelle da una parte e nelle 2 catenelle dall'altra, fare il punto alto e dopodiché proseguire. Queste sono altre 3 opzioni per come chiudere lo sprone. Io, siccome ho una giacca e ho intenzione di metterci sotto camicie, sotto giacca, eccetera, preferisco la prima opzione, un punto alto da una parte e un punto alto dall'altra. Siccome le catenelle sono 2, se volete potete anche usare 2 punti alti per aumento, sempre in base a quello che volete ottenere. Detto questo, mi sposto nel punto successivo, lavoro un punto alto, dopodiché nelle 2 catenelle lavoro 2 punti alti e vado a lavorare punto su punto. Quando sono arrivata all'altro raglan farò la chiusura e ci vediamo quando ho finito il giro, quando l'ho completato. Ho chiuso il mio sprone e ho lavorato una riga in più per adeguare il numero dei punti per il lavoro che andremo ad eseguire dopo. Per proseguire questo lavoro avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1. Quindi io avevo 178 punti, ho dovuto adeguare il numero e arrivare a 181, quindi ho fatto una riga in più facendo degli aumenti. La stessa cosa vale anche per voi, contate i punti, alla fine dovrete avere un multiplo di 12 più 1. Se non l'avete, fate qualche riga facendo degli aumenti per adeguare il numero. Detto questo, giro il mio lavoro, salgo con 2 punti bassi incolonnati che saranno il mio primo punto alto, dopodiché aggiungo una catenella di separazione, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto 3 di base, entro nel quarto punto con un punto basso, faccio 5 catenelle di separazione, ne salto 3 di base, entro il numero 4 con un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto sempre 3 di base, entro nel numero 4 e faccio un punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, entro nel quarto punto utile con un punto basso, 5 catenelle di separazione, entro nel quarto punto disponibile con un punto basso, vado avanti con le 3 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto, faccio un punto V composto da punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Vado avanti con le 3 catenelle, entro nel punto numero 4, con un punto basso, 5 catenelle di separazione, entro nel quarto punto disponibile con un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel quarto punto disponibile,
e faccio il mio punto V formato da punto alto, 3 catenelle e un punto alto. La sequenza da eseguire per questa riga è tutta questa, praticamente la riga di preparazione per il punto che andremo a fare. Ho fatto le ultime 3 catenelle, ora vado a chiudere la sequenza lavorando sull'ultimo punto utile un punto alto, una catenella e un punto alto nello stesso punto di base. Finita la riga numero 1, giro il mio lavoro, inizio la riga numero 2. Inizio con 2 punti bassi incolonnati che saranno il mio primo punto alto, 2 catenelle di separazione, dopodiché entro nell'archetto che ho subito sotto, vado a fare 2 punti alti chiusi insieme. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito qua sotto e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto negli aumenti, cioè un gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, uno solo per questo primo modulo. Dopodiché faccio 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto composto da 5 catenelle e lavoro 9 punti alti nello stesso archetto. Lavorati 9 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto del punto V, quello praticamente formato da 3 catenelle tra i 2 punti alti, e faccio 2 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto, faccio 2 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle di separazione e rientro ancora nello stesso archetto, faccio altri 2 punti alti chiusi insieme per un totale di 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme nello stesso archetto di base. Dopodiché faccio 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle tra i 2 punti bassi e faccio 9 punti alti. Fatti 9 punti alti, faccio le mie 2 catenelle, salto questo archetto che abbiamo subito dopo, entro nel punto V, questo, nello spazio creato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti, e vado a fare i miei 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle. Quindi sto facendo il gruppo numero 2, 2 catenelle, e faccio il gruppo numero 3. 2 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle e vado a lavorare i miei 9 punti alti. Aggiungo le 2 catenelle, prendo il filo, mi sposto nell'archetto delle 3 catenelle tra i 2 punti alti e vado a fare i miei 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme. 1, aggiungo 2 catenelle di separazione, faccio il numero 2, 2 catenelle, rientro e faccio il numero 3. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle e faccio i 9 punti alti. La sequenza per tutto questo giro è questa. Non dovremo fare altro che fare 9 punti alti nell'archetto formato dalle 5 catenelle e 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati da 2 catenelle nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine della riga e vado a chiudere con un gruppo di 2 punti alti chiusi insieme nell'archetto formato da una catenella,
2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado a chiudere con un punto alto. Dopodiché parto con la riga numero 3, quindi giro il lavoro, faccio punto basso su punto basso che va in sostituzione del mio primo punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto che ho subito sotto, faccio un punto alto. Dopodiché prendo il filo, vado a fare 3 punti alti nei primi 3 punti alti del gruppo dei 9, quindi entro nel numero 1, faccio punto alto numero 1. Fatto il mio punto alto, prendo il filo e vado a lavorare nel primo punto alto utile un punto alto, nel secondo il numero 2 e nel terzo il terzo e l'ultimo. Quindi ho lavorato 3 punti alti su 3 punti alti, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, ne salto 3 di base, entro nel numero 4 e vado a lavorare i 3 punti alti su 3 punti alti. Dopodiché prendo il filo, entro nell'archetto formato da 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, faccio un punto alto. Fatto il mio punto alto, mi sposto nel ventaglio successivo dei 9 punti alti e lavoro un punto alto nel primo, un altro punto alto nel secondo e un ulteriore punto alto nel terzo, per un totale di 3 punti alti su 3 punti alti. 3 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare i 3 punti alti. Mi sposto qui tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme con un punto alto, faccio 5 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto alto. Dopodiché, senza aggiungere nessuna catenella, mi sposto nel primo punto alto utile e vado a lavorare 3 punti alti su 3 punti alti del giro sottostante. Tre catenelle di separazione, salto i 3 punti alti centrali, entro nel quarto e vado a lavorare gli ultimi 3 punti alti con altrettanti punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto tra i gruppi di 2 punti alti con un punto alto, 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con un punto alto. La sequenza da eseguire sarà questa: dove abbiamo 9 punti alti faremo 3 punti alti, 3 catenelle, ne saltiamo 3 di base, andiamo a fare gli altri 3. Dopodiché entriamo tra i gruppi 2 punti alti, faremo un punto alto, 5 catenelle, archetto successivo, un punto alto. Ci vediamo alla fine della riga. Ho fatto anche l'ultimo gruppo di 3 punti alti, ora prendo il filo, entro nell'archetto formato da una catenella e faccio un punto alto, dopodiché ne aggiungo 2 di separazione e vado a chiudere la riga con un punto alto sull'ultimo punto utile. Giro il mio lavoro e parto con la riga successiva, che è la riga numero 4. Quindi salgo con punto basso su punto basso, che saranno il mio primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio un punto alto. Dopodiché mi sposto nel primo dei punti alti del gruppo di 3 che abbiamo, quindi questo lo saltiamo, entriamo nel primo punto alto del gruppo di 3, lavoriamo i 3 punti alti, quindi punto su punto,
Dopodiché qui ho l'archetto formato dalle 3 catenelle, entro e faccio 3 punti alti, dopodiché ho gli altri 3 punti alti e ne lavoro un punto su ciascuno dei punti che abbiamo nella riga sottostante. Praticamente dobbiamo andare a ricreare il nostro gruppo di 9 punti alti. Qui l'abbiamo fatto dentro un archetto, qui ce l'abbiamo distribuito. Prendo il filo, entro nell'archetto delle 5 catenelle e vado a rifare un gruppo di punti identico. Quindi punto alto, 5 catenelle, rientro e faccio un altro punto alto. Prendo il filo, mi sposto nel primo punto alto disponibile del gruppo dei 3 punti alti, quindi saltiamo questo, entriamo in quest'altro e andiamo a lavorare i nostri 9 punti, quindi 3 sul primo gruppo di 3, 3 dentro l'archetto, e 3 sul gruppo che abbiamo subito dopo. E abbiamo riottenuto i nostri 9 punti. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e faccio punto alto, 5 catenelle, rientro nello stesso archetto di base, faccio un altro punto alto, mi sposto nel gruppo di punti che vengono dopo, vado a fare i miei 9 punti, quindi 3 sul primo gruppo di 3, 3 nell'archetto e 3 nell'ultimo gruppo di 3. E la sequenza da fare è questa, quindi a questo punto entro nell'archetto successivo e ripeto punto alto, 5 catenelle, punto alto, prendo il filo, vado nel primo punto del gruppo di punti che abbiamo dopo il V del giro sottostante e lavoriamo i 3 punti alti punto su punto, i 3 punti alti nell'archetto e altri 3 punti alti punto su punto. Andiamo avanti a lavorare tutta la riga in questa maniera e ci vediamo quando siamo arrivati alla fine. Ho terminato il mio gruppo di punti alti, ora prendo il filo, vado nell'ultimo archetto disponibile, lavoro un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a chiudere la riga con un punto alto sull'ultimo punto utile. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e lavoro un solo punto basso. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle che ho subito sotto con un altro punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione. Prendo il filo, entro nel punto alto centrale, cioè il numero 5. Questo non lo calcoliamo, ma dobbiamo calcolare partendo dal primo dei 9 punti, quindi 1, 2, 3, 4, entro nel numero 5 e lavoro un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado sul punto alto, il primo fatto nell'archetto di 5 catenelle, quindi salto tutti questi punti qua che sono 4, entro in questo, faccio un punto basso, 5 catenelle, mi sposto nel punto alto successivo, cioè quello appena dopo le 5 catenelle, e faccio un punto basso.
3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel quinto punto utile che è quello centrale dei 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto alto, 3 catenelle, salto questi 4 punti, entro in questo che è quello che fa parte del gruppo punto alto, 5 catenelle punto alto, entro e faccio un punto basso, 5 catenelle, entro nel punto alto che ho dopo le 5 catenelle della riga sottostante con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nel punto numero 5 e faccio punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione. Rivediamo ancora una volta il posizionamento dei punti, quindi qui ho questi 4 punti alti che sono appartenenti al gruppo di 9, entro in quello dopo e faccio un punto basso, 5 catenelle, scavalco le 5 catenelle sottostanti e vado nel punto alto, 3 catenelle di separazione, entro nel quinto punto utile, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, faccio punto alto, 3 catenelle e punto alto, 3 catenelle di separazione, scavalco questi 4 punti, entro in quello successivo, punto basso, 5 catenelle, vado nell'altro punto alto e faccio il punto basso. La sequenza per questa riga sarà questa. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Fatto l'ultimo punto V, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo archetto utile, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto disponibile, faccio un punto basso. Ora passiamo alla riga numero 6, quindi giro il mio lavoro, entro nell'ultimo punto basso che ho appena eseguito e faccio punto basso su punto basso, e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché entro nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto nel punto V, quindi salto queste 3 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti e faccio i miei 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, quindi 1, 2 catenelle di separazione, rientro, faccio il secondo gruppo, 2 catenelle di separazione, rientro ancora e faccio il mio terzo gruppo, aggiungo 2 catenelle, mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle e vado a fare 9 punti alti. Fatti i 9 punti alti, ne aggiungo 2 di separazione, mi sposto nell'archetto del punto V e faccio i miei 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, quindi 1, separo con 2 catenelle, rientro, faccio il secondo, 2 catenelle di separazione, rientro ancora e faccio il terzo.
2 catenelle e mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle, faccio i miei 9 punti alti. E vado avanti, 2 catenelle di separazione, poi entro dentro qui e vado a fare i miei gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati dalle 2 catenelle, dopodiché mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle, faccio 9 punti alti e via via fino alla fine di questo giro. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho lavorato i miei ultimi gruppi di 2 punti alti chiusi insieme. Ora vado ad aggiungere le mie 2 catenelle di separazione, entro nell'ultimo archetto disponibile, quello tra i 2 punti bassi, e vado a lavorare 4 punti alti. E vado a farne un quinto nell'ultimo punto disponibile. E ho terminato anche il giro numero 6. Ora iniziamo il giro numero 7, quindi salgo con punto basso su punto basso, che sarà il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, salto un punto di base e vado a lavorare negli ultimi 3 punti alti, 3 punti alti, un punto su ciascuno. Dopodiché mi sposto tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, nello spazio formato dalle 2 catenelle faccio un punto alto, 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un altro punto alto. Dopodiché mi sposto direttamente nel primo punto alto utile e lavoro come abbiamo fatto nel giro numero 4. Praticamente lavoro 3 punti alti su 3 punti alti, 3 catenelle di separazione, ne salto 3 di base, mi sposto nel quarto e lavoro gli ultimi 3 punti utili. Dopodiché vado direttamente nell'archetto formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, 5 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto alto, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile dei 9, faccio un punto nel primo, un punto nel secondo e un altro punto nel terzo, 3 catenelle di separazione, mi sposto nel quarto punto utile, quindi 1, 2, 3 e 4, e lavoro un punto alto, un secondo punto alto su quello successivo, un terzo e ultimo punto alto nell'ultimo del gruppo. E la sequenza da eseguire per questo giro è questa. Ho fatto l'ultimo punto alto nell'archetto di 2 catenelle, punti alti chiusi insieme. Ora prendo il mio filo, entro nel primo punto alto utile e lavoro 3 punti alti, punto su punto, un punto sui primi 3 punti alti del gruppo, una catenella di base e vado a chiudere con l'ultimo punto utile sull'ultimo punto utile con un punto alto. E abbiamo finito anche il giro numero 7. Ora andiamo a fare il giro numero 8. Quindi giro il mio lavoro, parto col mio primo punto alto, che vi ho già detto più volte, nel mio caso è punto basso su punto basso, dopodiché entro nell'archetto formato da una catenella, faccio un punto alto e vado a lavorare gli ultimi 3 punti alti punto su punto. In totale, compreso il punto iniziale, dovremmo avere 5 punti.
Dopodiché mi sposto nell'archetto di 5 catenelle e faccio punto alto, 5 catenelle, rientro nelle 5 catenelle, faccio un altro punto alto, mi sposto nel primo punto alto utile del gruppo di 3 e lavoro i miei 3 punti alti. Andremo a rifare il gruppo di 9 punti alti anche qui, quindi 3 punti alti punto su punto, entro nell'archetto, ne faccio altri 3 e diventano 6, dopodiché vado a completare con gli altri 3 punti lavorando punto su punto gli ultimi 3. Prendo il filo, mi sposto al centro dell'archetto delle 5 catenelle, faccio punto alto e 5 catenelle e rientro, faccio un ulteriore punto alto, prendo il filo, salto questo punto alto che è quello successivo alle 5 catenelle del giro precedente, entro nel primo del gruppo di 3 e faccio un punto, nel successivo 2 punti, nel terzo il terzo punto, dopodiché entro nell'archetto, ne faccio altri 3 e diventano 6 e vado a concludere con gli ultimi 3 lavorando i restanti 3 punti alti del gruppo del modulo della riga sottostante. Quindi prendo il filo, mi sposto dentro l'archetto e replico punto alto, 5 catenelle, rientro con un punto alto, prendo il filo, mi sposto nel primo punto del gruppo di 3 e la sequenza per questo giro sarà questa. Quindi andiamo avanti a lavorare finché arriviamo alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo punto alto nell'ultimo archetto utile, ora mi sposto, vado a finire la riga lavorando gli ultimi punti alti che ho a disposizione. Quindi 3 sui primi 3 punti alti, 1 nell'archetto formato dalla catenella e 1 nell'ultimo punto alto utile, per un totale di 5. Ora volto il lavoro e salgo con la riga numero 9. Vado a fare come al solito punto basso su punto basso che andranno in sostituzione del mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto stesso, faccio un altro punto alto, dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, salto questi punti 1 2 3 4, entro nel quinto che è anche il primo dell'archetto formato da punto alto, 5 catenelle punto alto, quindi entro in questo, faccio un punto basso, 5 catenelle, vado nel punto alto successivo e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, mi sposto nel punto numero 5, entro e faccio un punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso punto e faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, lascio questi 4 punti, entro nel primo, quello precedente alle 5 catenelle, faccio un punto basso, 5 catenelle, entro nell'altro punto alto e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto nel punto numero 5 del gruppo sottostante, faccio punto alto, 3 catenelle e punto alto. Praticamente questo non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 1. Per quel che riguarda la riga numero 1 avevamo tutti i punti, quindi dovevamo contare. Qui abbiamo come riferimento i gruppi e la sequenza da fare è questa, quindi ci vediamo alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo punto basso, ora andremo a concludere il giro, quindi faccio le mie ultime 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo punto alto utile, lavoro un punto alto, aggiungo una catenella di separazione e faccio un altro punto alto nello stesso punto di base. Adesso tutto il lavoro non sarà altro che una ripetizione dalla riga numero 2, quindi praticamente dalla
prima volta dove lavoriamo come secondo punto e due punti alti chiusi insieme. Se non vi ricordate la sequenza, tornate indietro col video alla riga numero 2 e ripetete più volte questa sequenza di giri finché non arriverete alla misura che avete deciso di ottenere. Ci vediamo quando sono arrivata all'altezza che credo nel mio caso si aggirerà sui 55-60 centimetri. Ho terminato anche la parte sotto della mia giacca e ho lavorato per circa 35 centimetri. Ora la giacca in totale misura 57 centimetri. E ho fatto anche una manica. La manica l'ho fatta a giri di punti alti, un giro dal diritto e un giro dal rovescio per mantenere lo stesso tipo di punto che ho fatto sullo sprone. Vi mostro un trucchetto, forse magari ho scoperto l'acqua calda, non lo so, come fare venire le maniche uguali. Praticamente quando vado a fare le maniche io lavoro in questo modo. Metto un marcapunti di un colore diverso sull'ultimo giro dello sprone, praticamente questo. Quello dall'altra parte, questo qui. Metto un marcapunti. Dopodiché metto un marcapunti su ogni giro dove faccio le diminuzioni. Qui ho fatto 3 diminuzioni ogni 6 giri, quindi un giro di diminuzione, 5 giri senza, un giro di diminuzione, eccetera, eccetera. Ne ho fatti 3 diminuzioni per ogni giro, fino ad arrivare al polsino. E dopo, quando arrivate al polsino, ve la giocate un po' voi, magari se avete bisogno di diminuire un po' meno, un po' di più, cercate di giocarvela, che ho rifinito con 2 giri di mezzo punto alto. L'ultimo giro ho fatto in modo che venisse dal rovescio, in modo da avere questa costina, questa catenella decorativa, ecco, che andasse a rifinire il giro del polso. Per quel che riguarda la gestione delle diminuzioni, dovete vedervela un po' voi in base al tipo di braccio che avete. Se avete un braccio piuttosto affusolato e lungo, magari avrete bisogno di mettere meno diminuzioni. Se avete un braccio con magari un muscolo un po' più importante e corto, avrete bisogno di fare diminuzioni più ravvicinate. Quello ve lo dovete giocare. Un consiglio che do sempre: o provarlo in continuazione o tenere vicino un maglione, una maglia che vi veste il braccio come vi piace e ogni tanto andare a controllare se siete sulla strada giusta. Detto questo, non farò altro che riprendere la mia manica dall'altra parte, considerando che l'ultimo giro che mi ritrovo, quello che vado a marcare, che è poi l'ultimo giro dello sprone, me lo ritrovo dal diritto. Quindi il giro che andrò a iniziare nella manica lo inizierò dal rovescio, cioè dall'interno. Ovviamente se voi avete l'ultimo giro che viene il punto alto dal rovescio, andrete a riprendere i punti normalmente come fate nelle altre maglie. Quindi semplicemente vado a prendere il mio filo, entro in un punto qualsiasi, salgo come faccio di solito nelle maniche, punto alto, catenella, lavoro punto su punto. Qui io inizio già a diminuire, come ho già fatto nell'altra manica, e niente, dopodiché andrò a fare tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro. Terminato il mio ultimo punto alto, vado a chiudermi sulla catenella con un punto bassissimo, dopodiché salgo con 2 catenelle. 2 catenelle secondo me nel giro manica, quando si lavora a un giro dal diritto, a un giro dal rovescio, è meglio, perché resta più chiuso rispetto alle 3 catenelle che tendono a sollevarsi e a fare il buco, mentre con 2 è vero che nel sottomanica comunque non si vedrebbe, ma così mi sembra un lavoro un po' più pulito. Quindi io preferisco, quando faccio le maniche che devo per forza chiudere e iniziare il giro, preferisco usare la tecnica delle 2 catenelle. Detto questo, sono salita con le 2 catenelle, giro il lavoro, devo tornare indietro, quindi vado a lavorare punto su punto, un punto alto su ogni punto alto che ho a disposizione,
Così andremo avanti a lavorare tutta la manica facendo appunto le diminuzioni al posto opportuno. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine della manica, che vediamo come rifinirla. Ho lavorato l'ultimo giro di punti alti, ora andrò a fare la rifinitura con il mezzo punto alto, semplicemente in questa maniera. Salgo con una catenella che non conto come punto. Quindi prendo il filo, dopo aver girato il lavoro, prendo il filo, entro nello stesso punto dove ho chiuso e faccio un mezzo punto alto. Vado a ripassare di mezzi punti alti tutto il giro, dopodiché quando arrivo alla fine del giro chiudo, faccio un'altra catenella che non conto come punto, giro il lavoro e faccio la rifinitura in modo che l'ultimo giro, praticamente in tutto ne faccio 2 di mezzi punti, in modo che l'ultimo giro venga al rovescio, cioè il rovescio deve essere all'esterno della giacca. Rifinite entrambe le maniche. Ho tolto tutti i marcapunti, dopo andrò a nascondere i fili che avanzano. Andremo a rifinire tutto il profilo della giacca. Ho deciso in corsa poi di mettere 3 bottoni. Avevo in casa questi, ho deciso che il contrasto mi va bene, sono questi tipo strass con il gambo sotto, con il foro, per poterli cucire. Prima di tutto la chiusura da donna è la destra che va sulla sinistra, nell'indosso questa è la parte destra e questa è la parte sinistra e questa è la parte dove andrò a fare gli occhielli. Quindi ho deciso i miei marcapunti, uno nel secondo giro, uno nel penultimo e quello in mezzo ovviamente ho fatto la metà e ho messo marcapunti in mezzo. Ora andiamo a rifinire la giacca, quindi parto dal collo tenendo il lavoro dal diritto. Prendo uncinetto e filo, faccio il mio nodino, entro nel primo punto utile, di quelli che troviamo per traverso, ho fatto solo un punto bassissimo, salgo con una catenella che non conto come punto, rientro nello stesso punto di base, faccio un mezzo punto alto. Dopodiché entro nello spazio successivo, faccio un mezzo punto alto. Considerate che abbiamo i punti alti in orizzontale, dobbiamo lavorare 2 mezzi punti alti per ogni barretta che troviamo. E io entro proprio nel punto in modo che l'attaccatura resti più discreta e faccio un mezzo punto basso. Entro proprio nel mezzo del punto. E niente, continuo a lavorare fino a quando siamo arrivati proprio sotto. Dopo vediamo come girare. Facendo attenzione però che dobbiamo sì lavorare 2 mezzi punti alti per ogni punto alto, dobbiamo però fare attenzione che ogni tot giri, adesso non mi ricordo quanti, abbiamo un punto basso, quindi dove troviamo il punto basso lavoreremo solo un mezzo punto alto. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del davanti. Qui ho l'angolo, questo è proprio il primo punto, se lo guardiamo da questa parte, questo è il punto con cui abbiamo iniziato il giro. Entriamo e facciamo un aumento, quindi un mezzo punto alto, 2 catenelle, rientro e faccio un altro mezzo punto alto. Dopodiché qui continuo punto su punto, quindi lavorerò mezzo punto alto per ogni punto alto disponibile. Qui ho l'archetto, entro e faccio 4 mezzi punti alti, perché dobbiamo comunque un po' raddrizzare. Se ne facessimo 5 resterebbe un lavoro smerlato. Dopodiché ho il punto alto, entro, faccio il mio mezzo punto.
Quindi lavoro punto su punto finché arrivo all'archetto lavoro i miei 4 mezzi punti alti e continuo così per tutta la larghezza della giacca, per tutto il fondo praticamente. Dopodiché arrivo all'angolo, faccio l'aumento, salgo fin qui e ci vediamo quando sono arrivata qui, che vediamo come ricavare le asole. Sono arrivata in prossimità del marcapunti, quindi faccio un punto, il mio mezzo punto alto, tolgo il marcapunti e faccio un po' di prove. Quindi faccio una catenella, provo così, salto il punto che dovrei fare subito dopo, entro nello spazio successivo, faccio il mio mezzo punto alto e provo se passa il mio bottone, tenendo bene stretto l'asolina perché sennò si allarga. Non passa, quindi ne farò 2. Vado a riprendere l'asola, riparto dal mezzo punto alto, faccio 2 catenelle, salto tutta la barretta, quindi salto quello che dovrebbero essere i miei 2 punti, entro e faccio il mezzo punto alto, qui dovrebbe passare, si passa tranquillamente. Adesso vado a lavorare in questa maniera fino al prossimo marcapunti. No. Adesso vado a ripassare il bordo fino al prossimo marcapunti, dopodiché andrò a ripetere la stessa operazione. Anche qui stessa cosa, tolgo il marcapunti e faccio 2 catenelle, salto la barretta, salto lo spazio che mi occuperebbero 2 punti, lascio vuoto e ho ricavato la mia asola. E così farò anche per il terzo. Praticamente salterò questa barretta qua e andrò a concludere con 2 mezzi punti alti. Finito il giro, faccio una catenella che non conto come punto, giro il mio lavoro, entro nello stesso punto, quello che ho subito sotto, faccio il mio mezzo punto alto, entro in quello successivo, faccio il mezzo punto alto, qui ho le 2 catenelle, faccio i miei 2 mezzi punti alti, dopodiché vado a lavorare punto su punto finché arrivo all'asola dove lavorerò 2 mezzi punti alti, punto su punto, asola 2 mezzi punti alti, poi lavoreremo punto su punto fino all'angolo e ci troviamo lì. Sono arrivata all'angolo dove ci sono le 2 catenelle, vado a girare, entro nelle 2 catenelle, lavoro 3 mezzi punti alti. Fatti i miei 3 mezzi punti alti, niente, vado a lavorare punto su punto. Fatti i miei 3 mezzi punti alti, continuo a lavorare punto su punto e faremo tutto il giro. Fatto l'angolo, andremo avanti a lavorare punto su punto per tutto il bordo sotto. Arrivati all'altro angolo, faremo i 3 mezzi punti alti nelle catenelle, dopodiché ripartiamo con punto su tutto l'altro metà davanti. Dopodiché attaccherò i bottoni e andremo direttamente a vedere la giacca sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più
e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.